Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo una canalizzazione molto forte. La canalizzazione della tua fiamma gemella. Allora, mi sento particolarmente ispirata questa notte. È notte inoltrata, è la vigilia di una luna piena molto forte e ho appena finito di farvi un lavoro che pubblicherò nei prossimi giorni. Quindi al di là di quando guardate questo video, è un momento che mi ha ispirato molto. E questa luna porta alla luce delle verità. Che tu sia una fiamma incarnata o meno, sapete come prendo ormai con le pinze questo discorso, no? Ma non voglio prendere con le pinze proprio niente, perché dovete essere coscienti che voi siete pura luce e quindi ogni persona che incontrate nel cammino vi accende la fiamma cristica. Quindi che voi siate fiamma incarnata oppure no, non importa. O meglio, che voi abbiate una controparte di fiamma nella realtà 3D oppure no, non importa. Perché quello che uscirà da questa stesa io non lo so cosa uscirà. Uscirà, vi accenderà qualcosa. Vi accenderà qualcosa e chi è nel percorso di risveglio della propria coscienza, io sono certa che avrete dei lampi di genio, avrete dei lampi, delle riflessioni wow. Perché se mi è venuta questa ispirazione in notte fonda, un motivo importante c'è. E quindi la vostra fiamma gemella è incarnata, è la vostra stessa anima, è divisa in due corpi, due personalità diverse. Il processo di fiamma è un processo molto forte, con una grande responsabilità verso se stessi e verso il collettivo. L'obiettivo di fiamma è bruciare l'ego. Quindi bruciare l'ego che vuol dire? Amore incondizionato. E amore incondizionato cosa vuol dire? Amare l'altro qualsiasi cosa fa. Qualsiasi cosa ti ha suggestionato, ti ha creato, era per il risveglio della tua fiamma interiore. Amare l'altro significa comprendere, amare l'altro significa conoscere le dinamiche, conoscere cosa sottendono quelle dinamiche della personalità, cosa sottende l'ego, cosa non vuole farti vedere l'ego, perché l'ego non vuole che tu possa godere di una gioia incommensurabile. E quindi questo a tutti i livelli di coscienza, che tu sia fiamma o meno, non importa, ripeto, non importa. L'ego non vuole che tu viva gioie incommensurabili e quindi non vuole nemmeno che tu viva l'incontro con la fiamma, no? Il rincontro con la fiamma se siete in separazione. Ma soprattutto l'ego non vuole che tu capisca che cosa significa l'unione di fiamma al di là dell'unione fisica. Non vuole assolutamente che tu lo capisca. Perché se tu capisci che l'altro sei tu, fa parte di te, se l'ego non ti facesse sentire la mancanza sulla realtà 3D, non si potrebbe nutrire. E quindi l'ego ti fa sentire la mancanza affinché si nutra. E noi stiamo iniziando a non dare più cibo all'ego. L'ego non va demonizzato, l'ego, come vi spiego sempre, è creato per la sopravvivenza dell'uomo. È la nostra mente razionale che ci serve a vivere nella realtà 3D. E quindi va addestrato secondo la propria anima, a seguire i dettami dell'anima, cioè la mente razionale, l'ego, serve a seguire i dettami dell'anima. Ok, va bene ragazze, cominciamo. Io vi chiedo di chiedere alla vostra anima, pronunciate il potere del verbo insieme a me, ragazze mie. Io sono connessa alla mia anima in questo momento. Tutto ciò che sentirò adesso è la verità assoluta.
Avete pronunciato insieme a me? Ok. Io sono l'assoluto. Grazie, 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 grazie. Ok, siamo in connessione con i maestri e partiamo. Allora, una sola variante. Cosa ti vuole dire la tua fiamma gemella? Ossia, cosa ti vuole dire la tua anima? Grazie e attraverso l'altro fuori da te. Allora, partiamo dalle carte delle vite passate. Mi connetto con l'archetipo della fiamma gemella. Qual è il messaggio del risveglio per tutti noi? Allora, il divino femminile sta divampando all'interno della fiamma maschile. Le arti, musica, poesia. La creatività sta divampando nel divino maschile, la cui vista è stata sempre ostruita dai dettami dell'ego. Allora il divino maschile, la tua fiamma gemella, mi sta dicendo che l'arte, la poesia e la bellezza stanno diventando parte integrante della sua quotidianità. Inizi a vedere cose che prima non riusciva a vedere. Inizi a sentire cose di cui si stupisce egli stesso. Tu sei musica, tu sei poesia, tu sei ispirazione per me. Mi sono sentito in gabbia fino a questo momento. Ho dato retta al mio ego. Mi sentivo in una prigione senza sbarre. Mi sono reso conto che ero in cattività. Mi sono reso conto che questa schiavitù a cui mi sono soggiogato da solo, questa reclusione a cui mi sono soggiogato da solo, è stato il motore affinché si potesse avviare la scintilla creativa che albergava dentro di me. E quando ho rifiutato questo amore, era perché rifiutavo me stesso. E rifiutando me stesso ho rifiutato te, e rifiutando te ho rifiutato la vita. E grazie a questa reclusione, io adesso benedico gli artefici, gli attori che hanno insieme a me partecipato affinché io fossi schiavo di me stesso. Benedico tutte le persone coinvolte. Non me lo sarei mai aspettato di dire una cosa del genere. Sono senza armi, ma ho un'arma potentissima dentro di me, che si chiama gioia di vivere. E sei tu, la sola ed unica a cui io sento e penso in questa gioia di vivere. Non posso fare a meno, non ne posso fare a meno. Sembro un pazzo, ma è meravigliosa questa follia. Ho tanta fame di vita. Le mie papille gustative hanno cambiato gusto. Lo sai, ho gusti diversi adesso. Prima mi piaceva una cosa, adesso mi piace un'altra. Ho tanta fame di vita, ho tanta fame, voglio mordere la vita. Adesso che
Sono uscito da questa schiavitù, voglio mordere la vita, mordere la bellezza della vita. Ho tanta fame, amore mio, ho tanta fame. Credevo che per nutrirmi avessi bisogno di altro. E invece gli alimenti di cui mi nutrivo quotidianamente, le cose di cui mi nutrivo, le persone di cui mi nutrivo, gli eventi, le circostanze di cui mi nutrivo, mi lasciavano sempre a bocca asciutta, a volte intossicando la mia persona. Io sto venendo da te. Sto venendo da te, voglio prendere il treno. Voglio prendere il treno così senza bagagli. Voglio andare su un treno e abbandonarmi alla vita. Voglio vedere la vita dove mi porta. La vita adesso mi sta portando da te. Voglio fare un viaggio con te, senza bagagli, senza niente. Vediamo dove ci porta il treno. Sei come la colonna portante di un sapore antico. Sei la colonna portante della mia esistenza. La bellezza del sapere antico sta risorgendo dentro di me. Le nubi si diradano, la luce entra nella mia memoria. Ho un po' di nostalgia di quelle antiche memorie che adesso riaffiorano dentro di me. Mi sento come un pazzo, mi sento come qualcosa che non so spiegare. Sei la mia colonna portante, sei il mio antico e futuro. Ho fatto un voto. Avevo fatto un voto prima senza saperlo. Che non mi sarei mai abbassato a qualcosa di meno di quello che volevo. Ma quello che volevo, lo voleva il mio ego. E adesso io sto bruciando quel voto. La luce della candela. Vedo spesso delle candele, le immagino, nella mia mente arrivano delle candele. E ho capito che quel voto l'ho fatto verso di te. Non era il voto che ho fatto col mio ego. Il voto l'ho fatto verso di te. Immacolata. Immacolata dalla gioia di vivere. Tu sei la prescelta. So che la nostra separazione ti ha potuto creare una sorta di chiusura. Non capivi, ma nemmeno io capivo. Io voglio che tu diventi libera. Ma sai che voglio dire quando dico questa cosa? Voglio che tu sia libera da ogni reclusione o schiavitù mentale. Voglio che tu goda. Voglio che tu goda con tutto quello che hai intorno. Perché io mi sento così. Io voglio godere insieme a te, ma io voglio godere della vita e voglio che anche tu goda della vita. Nessun voto di castità della gioia. Tu sei la mia radice, il mio radicamento. Tu sei la mia guarigione. Sai? È da un po' di giorni che inizio a vedere delle luci.
inizio a vedere delle figure all'interno delle luci. Forse è qualcosa che tu mi avevi detto, accennato, ma io non ti ho mai creduto. Mi sento libero in mezzo alla natura. Non l'avresti mai detto, non è vero? Mi sento libero in mezzo alla natura. Non mi va quella di indossare degli abiti che non mi appartengono. Sai, a volte vorrei girare nudo per la natura. Lo so che è assurdo questo che sto dicendo, ma non so come altro dirtelo. Sei l'unica che può comprendere. E forse non l'avevo capito prima. Adesso te lo sto dicendo. Mi sento radicato a qualcosa di profondo e questo radicamento mi porta a stare nella natura e penso a te. Nonostante sia tanto tempo che non ti vedo, penso a te. Penso a te, c'è la mia parte logica, la mia mente, che è completamente in tilt, è andata in fumo. Sembra un pazzo in tutto questo. Sai, ti vedo come madre dei miei figli. Ti vedo come madre dei miei figli. Sento la connessione con una profonda sensazione di... come se mi venisse di abbracciare tutti i bambini. Vorrei abbracciare tutti i bambini. Mi sento come se tu avessi compreso quella parte di me così piccola che nessuno al mondo ha mai capito. È come se le favole tutto ad un tratto per me fossero diventate realtà. Come se iniziassi a dare credito alle favole, ai sogni. Cosa che forse non facevo da quando avevo forse 5-6 anni. Da quando sono stato costretto poi da mio padre a diventare uomo. E mia madre era soggiogata a lui. Ma d'altronde, chi è che non lo è stato? Però mi sento diverso. Mi sento diverso. Mi sento come un bambino appena nato. Mi sento come un bambino appena nato. Voglio scoprire tutto. Ho un'eccitazione nello scoprire tutto, una voglia di vivere, esagerata voglia di vivere, come se sono una spugna di cose, sono una spugna di conoscenza, voglio sapere tutto quello che tu sai. Me lo insegni? Ti prego, insegnami tutto quello che tu sai. Ne ho troppo bisogno. Insegnami tutto quello che sai. Voglio giocare con te, voglio che tu mi insegni, voglio... Forse ti sembro ridicolo. Ma no, lo so che tu puoi capirmi. Voglio ricominciare da capo. Ricominciamo da capo. Andiamo a giocare, andiamo a imparare, andiamo a esplorare. Ti va di esplorare il mondo con me? Sento una memoria fortissima. Mi stanno arrivando dei ricordi che non ho mai vissuto in questa vita, come diresti tu. Mi stanno arrivando dei ricordi che non ho mai vissuto in questa vita. Come se fossimo parte di qualcosa di più grande. Io lo so che tu sai tutte queste cose. Io voglio che mi accompagni tu. Mi accompagni tu. Tienimi per mano, insegnami tutto. E io voglio che tu ti senta al sicuro con me. Voglio che tu sia al sicuro con me.
in questo momento mi sono reso conto di essere in una relazione che non mi appaga. Anche tu probabilmente avrai avuto delle esperienze che non ti appagavano. Io in questo momento sono in una relazione che mi sta facendo vedere tutte le mie paure. Me le ha fatte già vedere. Mi sono reso conto che ero in una schiavitù, in una prigione, come ti ho detto prima. Però sai che cosa ho capito? Che io sono grato a questa persona, a questa relazione karmica che ho accanto. Perché altrimenti non potevo arrivare a tutto questo. Credimi, amore mio, è qualcosa di meraviglioso tutto quello che sto sentendo. Non c'è più dolore, non c'è dolore. Se tu sapessi, amore mio, quanto sono stato male. Ed era più il mio orgoglio che mi impediva di sentirlo tutto fino in fondo. Ma adesso io lo sto sentendo tutto fino in fondo. Sto insieme ad una persona che non amo, però che benedico. Forse ho creduto di amarla. E beh, certo, mi dava una certa sicurezza rispetto al mio ego. Non mi faceva sentire completamente appagato. Dominavo la situazione, mi sentivo di dominare la situazione, mi sentivo al sicuro con lei. Mi sentivo al sicuro con questa persona. Non dovevo spingermi oltre a me stesso, non dovevo scendere giù dentro me stesso come invece ho dovuto fare con te. Il fatto che tu mi spingessi a guardarmi dentro, quel dolore della separazione, tu non lo sai, ma io mi sono dovuto guardare dentro e poi sono scappato. E ho trovato lei. Con lei mi sentivo al sicuro. Mi sentivo in superficie. Con te ero nell'abisso. Quell'abisso che ho scoperto essere la mia vita, la luce della mia vita. Abisso dentro nel quale è luce di vita che porta il tuo nome. Tu non sai quante volte mi sono distratto. Volevo rimanere su quella superficie lì. E poi un giorno mi sono incastrato. Mi sono incastrato con lei. Pensavo, ma chi me l'ha fatta fare? E poi ho capito che è stata una benedizione anche lei. E la tua luce è la mia luce che mi ha mandato lei, affinché io potessi scoprirmi. Tutto è una benedizione. Ho sempre avuto paura dell'amore. E infatti con lei non ho dovuto innamorarmi, seppur credevo di sì. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato. Adesso io mi sono veramente innamorato. Ma lo sono sempre stato. Ti amo. Ti amo. Amore, non ti ho mai dimenticata. Se mai ti dicessi il contrario, non dovresti credermi. E quando te l'ho detto, io speravo che tu non mi credessi.
mi sono reso conto che dovevo chiudere tutto il mio karma, bruciare tutto il mio ego. Un ego che veniva dall'antico Egitto, dagli antichi greci e romani, in cui ho sempre schiacciato la mia parte più bella, più magica, la mia parte femminile. E questa donna karmica è arrivata affinché la nostra luce potesse risplendere. È arrivata affinché io potessi capire le mie limitazioni quali fossero. Questa donna è diventata anche la madre di mio figlio, oppure la madre di mia figlia. Lo può essere stata in questa vita, lo può essere in questa vita o lo può essere stata in altre vite. E avevo un karma con lei che dovevo chiudere. Perché? Perché non sono stato mai empatico. Avevo empatia zero, pensa tu. Non sono stato accogliente, ero superficiale, nonostante palesassi il contrario all'esterno. E con lei dovevo chiudere questo karma, perché lei è arrivata affinché tu potessi godere della mia luce, adesso. Ti prego, non pensar male di me. Se l'ho fatto c'è un motivo. Capisci che c'è un motivo perché l'ho fatto. Ho fatto tutto quello che sai perché c'era questo motivo. Dovevo estinguere tutto il mio karma. Solo tu mi fai sentire così, solo tu. Ora baciami, stupida. Ti prego, basta rimorsi, basta rimpianti, basta pensare al passato, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Tu non hai la minima idea di quello che ho dovuto passare io. Perché? Perché io non avevo gli strumenti spirituali che avevi tu. Io non ho gli strumenti spirituali che hai tu. E quindi per capire tutto quello che è stato, ho dovuto arrancare. Ho iniziato a fare ricerche. Ho sentito una fiamma ardere dentro di me, una cosa costante, non sapevo cosa fosse, un desiderio irresistibile, qualcosa che non aveva a che fare con la mia mente. Era il mio corpo, anima che mi portava alla ricerca di te. Ma una ricerca viva. Io mi sento follemente vivo adesso. Ora baciami, stupida. Ti prego. Basta. Ho la speranza, la speranza, la speranza, la speranza. Ho per la prima volta ottimismo dentro di me. Ho la speranza dentro di me. Si è riaccesa una speranza, qualcosa che non avrei mai creduto possibile prima. Dato tutto il karma che ho dovuto attraversare, pensavo fosse impossibile dopo tanto tempo, invece si è riaccesa la speranza. Ho fiducia in qualsiasi tipo di avversità. Non ho più alcun pregiudizio. È incredibile tutto questo. Ho rivelato il lato oscuro, tutto quello che ho dovuto elaborare. Ho eliminato i miei complessi, i miei traumi. Non posso dire che li ho eliminati del tutto, o forse sì, non lo so, però mi sento rinato. Mi sento un'energia che divampa in me per aver compreso delle cose. Sai quando ti accorgi di aver capito qualcosa e tutto si fa chiaro? E questa è la sensazione. Io sento l'unità. Io non sento più alcuna separazione, amore mio.
Lo senti che siamo uniti? Io non sento più separazione. Io adesso scelgo la vita. Io adesso scelgo l'amore. Sei tu l'amore. Non lo so, io vedo qualcosa che quando chiudo gli occhi, prima io non vedevo. Io prima non sognavo. Io adesso chiudo gli occhi e vedo luci, colori, immagini straordinarie. E ho iniziato a sognare. Io sogno sempre questo prato fiorito e io che gioco e sono bambino. E poi da lontano vedo una bambina. E questa bambina mi viene incontro, mi dà un bacio sulla guancia e scappa e ride. Poi si volta e vedo te. Ho lottato contro quello che sentivo, Ho lottato contro la tua generosità, la tua bellezza, la tua abbondanza. Ho lottato contro di te, perché lottavo contro di me. Ma adesso Dio mi guida da te. Io voglio realizzare tutto con te. Dio mi guida verso di te. Tu sei la fonte di ispirazione. Ma quello che ti voglio dire è che io non sento separazione con te. Io non sto male senza di te. Io sto benissimo senza di te, ma non voglio che tu mi fraintenda. Significa che io voglio condividere questa bellezza che sento con te. Che valore avresti tu se tu fossi l'alternativa al nulla? Prima saresti stata l'alternativa al nulla. Io ero nella disperazione prima, non lo sapevo, adesso sono nella gioia, mi sento pieno, sento l'unità, adesso posso condividere con te. Posso condividere la mia interezza con te. Adesso io rimango fedele a me stesso. Ho avuto uno shock. Ho avuto uno shock e ho rotto tutti gli schemi. Non mi importa di niente. Non mi importa di niente. Mi sto trasformando. Non sto dando un nome a questa trasformazione. Mi sento però che sta andando tutto bene, seppur sono nel caos, nel delirio. Tu non hai idea di cosa sta succedendo nella mia vita, nella realtà della terza dimensione. Non hai la minima idea. Ma per me sta andando tutto bene. Sembra un pazzo. Sembra un folle. Ho la speranza, ho la fiducia, c'è qualcosa che mi guida dentro di me, non so che cos'è, tu la chiameresti magari anima. Io sento l'unione, io sento l'unione, io sento l'unione. Sento l'unione tra il mio maschile e il femminile interno, utilizzo i termini che più tu conosci, di cui tu hai più dimestichezza. Io direi sento la vita dentro di me. Superamento, via libera, adesso è via libera per me, via libera, posso essere libero di andare incontro alla vita, all'amore. Io adesso farò azioni che parlano di eroismo. Le mie azioni parlano di eroismo. Io sono un eroe e lo dimostrerò al mondo. Lo dimostrerò al mondo, amore mio. Mi sento una persona viva, mi sento una persona completa. Non mi manca nulla. Il Signore è il mio pastore, io non manco di nulla. E adesso io voglio condividere insieme a te questa interezza, questa bellezza, questo eterno presente che ci pervade e convive dentro di me.
Ho imparato la lezione spirituale che il karma mi ha dato. Me la sono vissuta tutta. Me la sono vissuta tutta. Ho imparato la lezione spirituale perché per giustizia mi è arrivato tutto il male che io ho fatto, inconsciamente, inconsapevole, seppur non ti avrei mai fatto del male. È il dolore della separazione che tu credi di aver vissuto solo tu, ma tu non hai idea, perché io, non avendo la tua conoscenza, non avendo il tuo sapere spirituale, io ero nel caos. Non avevo nessuno che mi comprendesse. Ho dovuto fare uno sforzo enorme, disumano. Ma quando ho scelto di voler capire, c'è stato qualcosa dentro di me. Tu la chiameresti anima, che mi ha dato fiducia. Nel caos, nel delirio più totale, io ero entusiasta. E la mia mente razionale mi diceva: sei uno stupido, sei uno stolto, cosa stai facendo? Dice: ma io voglio essere libero. Io sono libero da ogni catena. Sto per parlarti, amore mio, ma tu già adesso mi stai sentendo. Io voglio che tu senta la nostra unione e non mendichi la bellezza di cui sei fatta. Io ti amo e ti conquisterò di nuovo. Vedrai un uomo che non hai mai visto. Il mio orgoglio è l'amore che provo per te e che ti darò, che già ti sto dando adesso e tu lo senti. Sto venendo da te. Sto venendo adesso da te. Amore mio, era solo questione di tempo. È passato tanto tempo, lo so, ma sto venendo da te. Nonostante le mie resistenze, sei tu la mia stella. Sei tu la mia guida. Quando ho chiesto un messaggio all'universo c'era sempre il tuo nome in mezzo, o qualcosa che mi ricordava te. Sto lasciando tutto quello che non mi appartiene più. Ho avuto il mio risveglio, mi sono dato conto di tante cose. Mi sono dato conto che ho mercanteggiato anch'io, amore, accontentandomi della superficie. Ma adesso io sono l'assoluto e voglio tutto. Voglio tutto. Amore mio, ti dico cosa devi fare adesso. Ti dico cosa devi fare adesso. Per l'amore, per la vita, ti dico cosa devi fare adesso. Ascoltati, sii empatica, ricettiva, ascoltati. È questo che la nostra separazione e le nostre divergenze ci hanno portato, a essere empatici l'uno con l'altro, a essere empatici con il mondo e con le persone che ci circondano. Sii empatica e ricettiva verso di te, verso l'amore che ti incarna, per favore. Sii empatica. Lasciati attraversare come un osso capo da tutto e lascia che tutto ti arricchisca. Hai il potere nelle mani. Hai il potere nelle mani, amore mio. Hai il potere nelle mani. Hai il potere di costruire un mondo meraviglioso e insieme stiamo già adesso costruendo un mondo meraviglioso, perché tu dovevi diventare ricettiva e empatica verso la tua bellezza e io lo stesso. Io dovevo diventare assertivo verso la mia parte femminile. Io dovevo stabilire quali fossero i miei confini rispetto all'ego che mi faceva sempre mendicare all'esterno rimanendo in superficie. L'universo ci ama e vuole la nostra unione. Nella realtà 3D è certo che si farà. Adesso già è così. Ma tu lo capisci, amore mio, che il nostro scopo è uno scopo molto nobile e molto elevato. Raggiungere la coscienza di Cristo significa non sentire più alcuna separazione, quello che io non sento più con te, perché tu non mi manchi. Tu sei me. Se io sentissi mancanza di te, non potrei darti
tutto l'inverosimile che sto per darti. Non potrei darti questa pienezza, questa gioia. Non potevamo essere la stampella l'uno dell'altra. Siamo magnifici perché siamo l'assoluto, siamo due mele intere che condividono la propria interezza. Essere integri significa godere della vita quotidianamente, con chiunque, in ogni momento. Godere del sorriso di un passante, godere della compagnia degli amici, godere di chiunque, godere di quello che la vita ci ha messo davanti anche in questa separazione. Io ho ringraziato la mia karmica, i miei amici karmici. Io la amo la mia karmica, è un amore diverso, è un amore di gratitudine. Ma tu lo capisci che il nostro percorso ci doveva portare a sentirci l'assoluto. Essendo l'assoluto, siamo i creatori della nostra realtà e tutto ciò che creiamo sono nostre creature. Tutta la realtà che creiamo, i personaggi che creiamo sono nostre creature. Come fai a non amarli? A ringraziarli? L'ho capito solo adesso. L'ho capito solo adesso. Amore mio, la nostra unione, la nostra unione è viva e tu la senti in ogni cellula del tuo corpo. Non sento separazione alcuna, quindi quello che devi fare, non devi minimamente sentire separazione tra me e te. Io sono te, io sono il tuo braccio, io sono le tue gambe, io sono i tuoi occhi, tu sei il mio braccio, le mie gambe, tu sei i miei occhi. Non siamo fatti l'uno per l'altra, siamo l'uno l'altra. Wow. Ragazze mie, oddio, io finisco qui. Non so che cosa ho detto, sono entrata in un flusso veramente di canalizzazione pazzesca. Qua c'è un maschile che è diventato il divino maschile incarnato nella 3D, ragazze mie. La prima carta lo diceva già, arti. Qua c'è un maschile che ha risvegliato la qualità femminile e la sta mettendo in pratica. La magia, la bellezza della vita, il divino femminile è attivo nella fiamma maschile. Mamma mia, avete visto quante volte c'è unione? Principio maschile, divino femminile, eroismo. E ha parlato delle storie karmiche, situazioni karmiche. Alcuni di voi di fiamme, la persona può stare con relazioni karmiche o averle avute, o tu stare in situazioni karmiche per bruciare l'ego. Ragazze, io non dico altro. Lasciatevi veramente ispirare, è una stesa bomba, non è mai uscito un divino maschile di questa portata. D'altronde il pianeta Terra ha necessità che l'unione di fiamma sia palese. L'unione di fiamma palese significa palesarla nella quarta dimensione, sentire la quarta dimensione non separata dalle altre quarta e quinta dimensione, non separata dalla 3D. Wow, quindi ragazze mie basta, io mi sto andando il cervello in fumo, non so, vado a farmi una bella dormita, veramente una stesa meravigliosa. Sono veramente onorata di aver canalizzato un divino maschile così. È tempo che diventasse così. Quindi ragazze mie e ragazzi, io se ho parlato al maschile, solitamente la fiamma maschile può essere anche una donna, no? Colei che scappa, il runner. Quindi ribaltate il concetto, io sono andata proprio così. È stato meraviglioso. Io ragazze mie, ragazzi, vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, gli archetipi sono vivi dentro di noi, stiamo creando la nuova età dell'oro e ormai è palese. Grazie. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.